Salve e bentornati. È bello rivedervi da queste parti e, visto che sono stato assente per un periodo molto lungo, vorrei spiegarvi cosa è successo. Niente di eccezionale, diciamo, la vita di un uomo. Prima di tutto non sono stato particolarmente bene, ho avuto qualche problema di salute, diciamo, di cose per cui ho fatto l'abitudine nel tempo. E magari ne parleremo quando avremo cose meno urgenti di cui discutere. Il secondo motivo è che l'ultimo video che ho fatto è andato, senza mezzi termini, una merda. Ed è andato male perché era un video stupido. Non per il contenuto, che era anche intelligente, o almeno voglio sperare che lo fosse, ben scritto, perché ci ho messo tanto impegno, ma semplicemente non c'entrava niente con il resto di quello che ho costruito. E quindi sono stato giustamente punito con un numero di visualizzazioni ridicole, e adesso siamo tornati all'antico, che non è mai una cattiva idea. Anche se vedete il solito setting, quello a cui vi eravate abituati, o se siete nuovi, cosa che spero, quello che potete vedere negli altri video del canale, quelli passati che hanno fatto più visualizzazioni, in realtà quello che facciamo oggi è un po' diverso, ed è una cosa che io non amo molto fare, però siccome sento che c'è un passaggio generazionale in corso, passaggio brutto, perché se no non stavo qua a parlarne, avverto la responsabilità di dire la mia opinione su certi argomenti che toccano me in quanto rappresentante, esponente di una categoria molto più vasta, che non è quella degli psicologi, ma è quella degli uomini. Capisco che il titolo del video di oggi è un pochino più criptico e catchy, però se avete letto la descrizione, insomma, sapete di che cosa parliamo. Se non l'avete letta lo dico adesso. Chiaramente parliamo della guerra intrapresa dai media mainstream e dalla politica in generale, dalle strutture di potere contro i cosiddetti siti sessisti. Che cosa significa in pratica finora, e vedremo che non è detto che la cosa si fermi, anzi molto probabilmente si allargherà. Di fatto è la guerra dei media mainstream e della politica contro un gruppo Facebook e un sito al momento, che si chiamava, perché non c'è più, fica.net o fica.eu nella sua ultima trasformazione, quando è stato internazionalizzato. Ed è stato chiuso dai gestori il sito sessista che pubblicava foto rubate anche di donne dello spettacolo e della politica. Appendino sono soltanto alcune delle parlamentari e delle protagoniste della politica di ogni schieramento, finite nel mirino di un sito osceno dal nome irripetibile. Se non vivete proprio sotto una roccia, oppure se non avete avuto la buona idea, che io condividerei, di staccare il televisore, non leggere più notizie da nessuna parte, che è buona per la vostra salute mentale, pessima ovviamente, perché questo è il primo passo verso la trasformazione da uomo in burattino, vi sarete accorti che ogni sera, diciamo al TG delle 8, il presentatore, alla terza quarta notizia, che viene generalmente dopo un massacro a Gaza e la guerra in Ucraina, mette la faccia contrita, quella delle occasioni importanti, aggiorna gli spettatori su un nuovo capitolo di questa guerra ai siti sessisti. E poi parte il servizio e insomma si va a scoprire un piccolo tassello in più. Al momento si è arrivati all'identità del gestore del sito, cosa faceva, da dove veniva, il suo nome è stato reso pubblico dappertutto, così anche per esempio la sua passione per i gatti, che evidentemente è penalmente rilevante, perché altrimenti la procura difficilmente l'avrebbe fatta uscire, no? Vi pare? Però adesso facciamo un passo indietro, magari, perché io credo che sia sempre utile dare il contesto, anche se stiamo parlando di eventi che hanno una portata e un'attenzione tale per cui sono sicuro che sapete di cosa sto parlando. Però io sono un sostenitore delle spiegazioni lunghe e anche eccessivamente accurate, quindi mi tollererete se comincio dall'inizio. Cos'è l'inizio? L'inizio comincia tutto dall'algoritmo di Facebook. Sicuramente vi sarete accorti che Facebook è un social network, è stato il primo, se vogliamo, a raggiungere una certa importanza, ma attualmente è un po' lo scemo del villaggio dei social network, nel senso che ha un sacco di utenti ma pochissimi attivi, tantissimi bot, tantissimi utenti che non ci passano più tanto tempo. Questo ovviamente non va bene per le pubblicità. Perciò Zuckerberg, o immagino qualcun altro al posto suo, ha scelto di rendere l'algoritmo di Facebook un pochino più caliente, nel senso che non si limita più soltanto a farvi vedere quello che avete deciso di seguire, o le cose a cui avete messo like, le cose a cui avete messo follow, ma adesso ogni tanto prova, cioè vi presenta delle pagine, dei gruppi o dei profili che
che non sono stati sponsorizzati, quindi non stanno pagando, per vedere come reagite. Se reagite con interesse, allora Facebook li promuove in un certo senso, cioè li fa apparire sempre ad altre persone che potrebbero avere qualche interesse nell'ambito, o anche no, perché non si è ben capito come funziona. Uno di questi gruppi, che è apparso evidentemente nelle bacheche di moltissime persone, era un gruppo che aveva 20.000, 15.000 partecipanti, che si chiamava Mia Moglie. Cosa si postava su Mia Moglie? Principalmente foto prese da internet, spacciate per foto della propria moglie o della propria ragazza. Qualcuno invece postava davvero foto rubate, non consensuali delle proprie partner e invitava gli utenti a commentare. Questa è una parafilia comunissima, arcinota, diciamo è una derivazione del voyeurismo, viene chiamata in gergo cuckoldismo, che può avere le caratteristiche di essere espresso, nel senso di davvero concedere la propria partner, generalmente consenziente, ad altri uomini, oppure può rimanere semplicemente una fantasia, come in questo caso. Quindi un gruppo di uomini che per la maggior parte non facevano altro che commentare o semplicemente guardare, qualcuno postava. Questo gruppo viene provato dall'algoritmo di Facebook, evidentemente ottiene un certo interesse, anche perché è un po' bizzarro, visto che in teoria andrebbe anche contro il regolamento del social, e finisce a essere visto da persone che non gradiscono il contenuto. Non gradiscono e cominciano a segnalarlo in massa. E queste segnalazioni poi acquisiscono carattere di denuncia e quindi le procure cominciano a indagare. Il gruppo chiaramente viene chiuso. Negli ultimi giorni del gruppo, e questo è importante, si era arrivato a un numero di partecipanti gonfiatissimo, sopra i 32-33.000, ma chiaramente moltissimi di questi sono individui che cominciavano a sentire questo nome circolare prima su internet e poi addirittura in televisione, e quindi interessati da un certo interesse anche morboso sono andati a vedere di che cosa si trattava, anche perché, questo fa stupore, il gruppo era aperto, cioè gli amministratori non avevano previsto di mettere un filtro, un requisiti di accesso, niente, chiunque anche non iscritto poteva vedere tutto quello che c'era lì dentro. Da questo poi le procure cominciano a interessarsi anche ad altri fenomeni simili e chiaramente, inevitabilmente, arrivano al più grande forum di contenuti pornografici amatoriali che era presente in Italia, fino a qualche giorno fa, che si chiamava, sì, devo usare l'imperfetto, si chiamava fica.net. Molto curiosamente gli annunciatori in televisione non possono dire questo nome, anche se non è una parolaccia in sé, perché sarebbe semplicemente riprendere il nome di qualcosa, ma loro non lo dicono perché sono bravi bambini e hanno paura delle conseguenze, oppure per normativa aziendale, e quindi parlano di siti sessisti, plurale. Finora il sito, come vi dicevo, è uno, cioè è un gruppo di Facebook, l'altro è un sito, quindi se parlano di siti correttamente dovrebbero dire il sito sessista, che poi sessista, anche qui, questa parola che significa in questo contesto? Sessista significa discriminatorio nei confronti di uno dei due sessi. Il sito in sé non può essere sessista, il sito può essere pornografico e qualcuno all'interno, ed era così assolutamente, postava contenuti e soprattutto faceva commenti di natura sessista. Cos'era Fica? Fica era un forum. Noi in questo canale abbiamo già parlato del modo in cui i forum sono sopravvissuti e continuano a sopravvivere ai social media, anche se dal punto di vista pratico sono molto inferiori, soprattutto dal punto di vista dell'immediatezza, della monetizzazione. Il forum è un modello in cui di fatto, e questo sarà importante, solo una persona può monetizzare con le ads, tutti gli altri non possono farci soldi. Se uno sta su un forum è soltanto per il suo piacere. Ed esattamente come in tutti i forum, di sempre, da quando è stato creato il forum, e forse anche da prima, ci sono moltissimi, una massa enorme di utenti, cosiddetti lurker, che si limitano a leggere i contenuti o a guardare quello che gli altri utenti postano, senza commenti, senza fare nulla, soltanto, come posso dire, godendo dei contenuti postati. E non prendono neanche parte alle discussioni, non flammano, non fanno niente, stanno lì, appunto per questo sono lurker, sono in sostanza creature che strisciano, to lurk è questo in inglese. Poi c'è una minoranza invece di utenti particolarmente attivi, anche questo tipico di un forum.
c'è una piccola minoranza di utenti che lo tengono effettivamente vivo il forum, nel senso che parlano, postano, si interessano, discutono, flammano, litigano, e quella è la vita del forum. Come tutti i forum, Fika aveva delle sezioni. A differenza di molti forum, Fika aveva un numero enorme di sezioni. Alcune erano sezioni dove si postavano contenuti, cioè foto, video e questo genere di contenuti, divise tra l'altro per categorie, ci arriviamo. Altre sezioni erano sezioni in cui invece c'era per esempio una sezione in cui si chiedeva aiuto, cioè alcune persone chiedevano aiuto per problematiche sessuali, ricevendo delle risposte che erano, diciamo non particolarmente lo stato dell'arte della scienza psicologica e della sessuologia. C'era una sezione di racconti, c'era una sezione di role playing e poi c'erano le sezioni, quelle che erano le più grandi, dedicate alle foto e ai video. In particolare quello che credo che stia ricevendo il maggior numero di attenzioni da parte degli investigatori, tra l'altro buon lavoro perché sarà lunga, sono le sezioni spy, la sezione foto che si chiama così semplicemente, e altre sezioni che per esempio quella VIP, che è quella su cui i telegiornali si soffermano di più, tra l'altro, e vedremo il perché. Quindi c'erano effettivamente delle sezioni in cui degli utenti postavano dei contenuti illegali. Che cos'erano questi contenuti illegali e quali reati si configurano? Io non voglio fare Angelo Greco qui, però più o meno di queste cose ci capisco qualcosa, quindi condivido con voi. Ovviamente si configurava frequentemente il reato di cosiddetto revenge porn, che altro non è che la condivisione di contenuti di natura pornografica in cui appaiono persone adulte, delle quali almeno una non è consenziente, non è consapevole della diffusione del materiale e non è stata consultata al riguardo. Questa è una legge nuova che in realtà credo sostituisse altre leggi che già erano state fatte, però ha questo nome, viene chiamato così adesso, revenge porn. Poi c'è un altro capo d'accusa, che è quello legato alle spy, cioè al piazzare delle telecamere all'insaputa di un pubblico e riprendere delle persone senza il loro consenso in luoghi pubblici, e questo credo sia un altro reato diverso. Poi c'è un reato di vilipendio contro carica dello Stato, perché nella sezione VIP, oltre a ballerine, modelle, attrici, soubrette varie, qualcuno caricava le foto assolutamente normali, sia chiaro, di personalità politiche femminili, con preferenze verso alcune specifiche, e gli altri utenti, diciamo, univano l'utile al dilettevole, commentavano in modi indescrivibili cosa avrebbero fatto a queste personalità politiche. Questo è vilipendio a carica dello Stato perché, diciamo, insultare la Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio, chiedo perdono, è considerato un reato a sé stante in sé per sé, e quindi siamo a 3 reati. Il quarto reato invece è fondamentalmente assimilabile alla pirateria, furto, perché su questo forum giravano parecchi contenuti presi da profili di OnlyFans, quindi protetti da diritto d'autore, da copyright. Ora, su cosa è l'attenzione particolarmente? Il grosso dell'attenzione per ora si sta concentrando, soprattutto perché chiaramente queste donne hanno una certa influenza e anche risorse economiche notevoli e conoscenze, si sta concentrando su questo reato di vilipendio in particolare, cioè ci sono state molte denunce per esempio della sindaca di Firenze, e quindi si andrà a vedere, chissà in quanto tempo, chi ha scritto questo tipo di commenti e chi ne sarà responsabile. Ora, finita questa premessa, io aggiungo una mia previsione, che magari poi verrà smentita dai fatti, da un certo punto di vista me lo auguro, ed è questo: secondo me questa cosa non si fermerà qui, cioè secondo me sta roba è come il Me Too, è una slavina che più scende a valle, più diventa grossa, più la palla, in questo caso la palla di sterco, diventa sempre più grande. E quindi secondo me il prossimo bersaglio, per una questione di logica ma anche di possibilità e anche di vendibilità della notizia, saranno i siti di recensioni di prostitute e i forum di recensioni di prostitute, poi i siti di scambismo, senza alcun dubbio, e poi se la palla di merda diventerà grande quanto una montagna, è possibile che vengano presi provvedimenti anche proprio direttamente contro i siti di pornografia, quelli normali che fanno infatti poche visualizzazioni ogni mese.
Ripeto, mi auguro di sbagliarmi e che la cosa invece rimanga su questi binari, però per i motivi che dirò nella prossima sezione, cioè quella in cui io dico cosa ne penso di questo affare, credo che invece la questione si allargherà e il mio consiglio, ripeto, io non sono un avvocato, non ho mai desiderato di fare l'avvocato, quindi è un consiglio, anzi per evitarvi di finire dallo psicologo un domani, quindi mi tolgo il lavoro, è di cancellarvi se avete da perdere, se avete diciamo una posizione da difendere, un lavoro che potrebbe essere intaccato da questa cosa, anche se non avete commesso nessun reato, soprattutto se non avete commesso nessun reato, di cancellarvi da questo tipo di siti che potrebbero essere i prossimi. Ecco. Adesso passiamo alla prossima sezione e vi dico come vedo io questa faccenda, che cosa significa secondo me e che evoluzioni potrebbe avere nel prossimo futuro. Va da sé che tutti questi contenuti di cui abbiamo discusso, cioè il TG che si mette a discutere di queste cose, non arrivano gratuitamente, arrivano con essi tutto un bel carico di cognizioni tipo morale e ideologico. In questo caso dobbiamo almeno essere grati a chi propina questo tipo di convinzioni, perché se non altro sono estremamente semplici da capire. Tutti gli uomini, tutti quanti, sono delle creature fondamentalmente aberranti, cioè tutti noi, quindi io sono un uomo, mi ci metto anch'io, tutti noi siamo in potenza degli stupratori, ora abbiamo anche imparato a fare questa forma di voyeurismo non consensuale, siamo tutti potenzialmente degli omicidi, perché la narrazione sui femminicidi poi in fondo quello propina. Non siamo queste cose, non lo siamo in atto, è soltanto un fatto di, forse non di tempo, ma comunque di opportunità. E sarebbe nostro compito, in quanto uomini, non in quanto investigatori di polizia, ma in quanto uomini, denunciare gli altri uomini che invece sono parte di queste cose quando li vediamo, ma non necessariamente che gestiscono fica.net e fanno 170.000 euro di fatturato ogni anno, no. Anche semplicemente quegli uomini che postano un meme sbagliato, inviano una foto di cui non sappiamo bene l'origine, ci raccontano una storia per ridere. Ecco, sarebbe nostro compito, ma non per essere uomini buoni, ma giusto per mantenere lo status quo e per mantenere la condizione di umanità di base, denunciarli, isolarli e potenzialmente escluderli dalla società. Questo è il messaggio, che poi si può anche sintetizzare con una formula che ricorda tanto quella delle pecore della fattoria degli animali, che non sono neanche in grado di capire i 10 comandamenti. La sintesi dei comandamenti dell'animalismo per loro veniva ridotta a 2 gambe cattivo, 4 gambe buono, poi diventa tra l'altro 4 gambe buono, 2 gambe meglio. Questa posizione ideologica che vuole tutti gli uomini di fatto colpevoli in attesa di giudizio viene sintetizzata da non tutti gli uomini, ma sempre un uomo. In inglese fa più figo, quindi lo diciamo così, not all men, but always a man. Che è uno slogan che viene ripetuto alla nausea, anche se ovviamente come tutti gli slogan di una vacuità totale, e che di fatto è la sintesi perfetta di questo stato di colpa, che di recente è stato espresso con una certa veemenza da un giornalista che purtroppo, perché è una grande perdita, non è potuto salire a bordo di una delle navi della Sumud Flottilla, dice lui, per motivi di equilibrio. Uomo che non eri iscritto a fica.net ma resti in silenzio, sei parte del problema. Il problema è che tutti noi uomini, da quando nasciamo, conviviamo con un privilegio. Per questo non basta non commentare oppure restare indifferenti. La domanda a questo punto è: ma a che cosa serve? Per chi è strumentale? Qual è l'obiettivo di questa colpevolizzazione degli uomini? Soprattutto, anche se gli autori materiali dei reati, poi vedremo, molto probabilmente saranno persone di una certa età, con una posizione sociale o comunque semplicemente che hanno vissuto a lungo, ma in questo caso questa colpevolizzazione e questo indottrinamento alla colpevolizzazione, che chiaramente va a toccare soprattutto gli uomini più giovani, a cosa serve? È presto detto. Serve a creare una o più, 1, 2, 3 magari generazioni di uomini che vivono la loro condizione di maschilità fondamentalmente come disprezzo per se stessi, che sono quindi estremamente insicuri,
che sono malleabili, che sono spostabili con più facilità, che difficilmente possono avere un forte ideale politico, sociale, un orientamento preciso, perché quando uno vive nella vergogna di se stesso, come fa a consociarsi con altri e a trovare una dimensione più grande? L'unica dimensione consentita, secondo questo tipo di narrativa, è una condizione di autoflagellazione in cui gli uomini si pentono tutti insieme delle loro colpe, anche se non hanno fatto niente, e questo è il loro unico orizzonte ideologico. Chiaramente questi uomini, eventualmente ridotti in questa condizione, sono dei cittadini modello, o meglio, sono dei consumatori modello, sono il sogno di ogni capitalista, perché sono debolissimi, sono influenzabili, i loro desideri sono ondivaghi, quindi li si può riempire di nuovi desideri alla bisogna. E poi chiaramente, questo penso che vada da sé, sono degli elettori fantastici, perché chi vive nella colpa è sempre alla ricerca di qualcuno che lo assolva da quella colpa. E penso che possiate cominciare a fare 2 più 2. E sì, se ve lo state chiedendo, dico, non ho nessun problema a nasconderlo, io ritengo che la destra conservatrice italiana, soprattutto nella figura del Presidente del Consiglio e di certi ministri, abbia tutto l'interesse ad avere degli uomini così. Anche se poi fa una narrazione opposta in cui vorrebbe gli uomini forti per la patria, credo che alla fine della fiera gli convenga avere degli uomini di questo genere e che quindi comparteciperà a questo tipo di narrazione. Quindi cosa vi sto dicendo? Che non c'è una vera salvezza all'orizzonte? Grosso modo, tranne che in voi stessi. Ora, potreste pensare che io stia negando le responsabilità morali delle persone che hanno commesso quelli che sono dei reati, e lo sono, direi anche correttamente. Io invece non intendo assolutamente negare le loro responsabilità morali. Non credo che sia una responsabilità morale in sé essersi iscritti a fica.net, continuo a chiamarlo fica.net, era fica.eu alla fine. Non credo sia una responsabilità in sé essersi iscritti a questo sito, avere lurcato, avere commentato. Chiaramente poi si vedrà chi ha commesso dei reati. E di questi 800.000 iscritti, facciamo che metà erano inattivi, ma comunque siamo attorno al 500.000 di iscritti, tutti italiani praticamente. Io credo che di criminali poi veri ce ne saranno molto pochi. Se la vedrà la procura, si divertiranno loro a controllare nome per nome. Speriamo che non vendano i nomi ai giornali, che sarebbe una tragedia per molte persone, a prescindere poi dal giudizio che ci sarà. Io però credo che ci siano persone, che ci fossero persone lì dentro nel gruppo, nel sito, che hanno commesso dei reati e i cui standard morali erano estremamente bassi. Cioè che facevano delle cose ripugnanti. La domanda è, ma perché? Cioè, perché ci sono tutte queste persone che si comportano in questo modo, tutti questi uomini che si comportano in questo modo? Usando un termine che non mi piace, io credo che i pervertiti ci siano sempre stati, anche molto prima dell'invenzione del computer, prima dell'invenzione della macchina fotografica e prima forse anche dell'invenzione del linguaggio. Ma adesso ce ne sono veramente tanti. Perché? Secondo me, dal punto di vista psicosociale, la risposta è che questa è una società costruita per questo tipo di persone. Cioè, quando alcune femministe dicono che stupratori e omicidi sono figli sani del patriarcato, un altro slogan, anche questo abbastanza capresco, in realtà stanno dicendo una cosa che in parte ha un suo senso, anche se è elementare. Noi, tutti gli esseri viventi, partecipano a una determinata società. In questa società c'è una cultura. La cultura si può definire in questo contesto come l'insieme di obiettivi e di cose che sono considerate apprezzabili e, al contrario, di cose che sono considerate da evitare. Ecco, nella cultura occidentale attuale, il sesso e la sessualità come sono visti? In che modo la percezione delle persone normali è cambiata nei confronti del sesso e della sessualità? È cambiata con un radicale spostamento verso l'oggettificazione dei corpi. Nella nostra società e nella nostra cultura attuale i corpi sono continuamente oggettificati.
rispetto a quando ero bambino io, quindi ai primi anni 2000, che è stato il boom delle donne in televisione, no? Il boom delle veline, c'erano donne nude, no, quello è più una cosa degli anni 80, ma comunque c'erano donne che esponevano il loro corpo continuamente in televisione. Ecco, adesso invece ci sono donne che espongono continuamente il loro corpo in televisione e poi tutto il resto del santo giorno a disposizione di chiunque, su schermi di tutti i tipi. In altre parole, se un tempo l'esporre il proprio corpo era appannaggio di poche donne che facevano quel lavoro, avevano scelto quella carriera, e adesso è appannaggio di praticamente tutte le donne, con poche eccezioni. Questa disponibilità continua di corpi, che possono essere guardati, commentati, apprezzati, comprati, venduti, non può che determinare un deprezzamento del valore stesso del corpo e della sessualità, anche perché chiaramente tutto ciò si accompagna a una totale negazione di due principi: qualunque forma di spiritualità legata al corpo e qualunque forma di responsabilità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che pochissime persone ormai danno un valore spirituale alla sessualità, un valore religioso, morale, di qualsiasi tipo, e sempre più persone ritengono che sia possibile esplorare tutte le proprie forme di sessualità in modo libero e senza conseguenze. Qual è l'unico limite? Che è quello che poi è stato violato: il consenso. Consenso che comunque può essere visto, per esempio, c'era un video tutorial del mondo anglosassone che spiegava che il consenso può essere negato, rimosso, può essere implicitamente negato, quindi siamo in un ambito alquanto fumoso. In pratica siamo in una macelleria in cui siamo costantemente esposti ai corpi e al loro significato sessuale, senza nessun orizzonte ideologico ad accompagnare questa osservazione. Anzi, chi ci trova un orizzonte ideologico viene spesso deriso. E quindi? Che c'entra questo con gli uomini che postano le foto della loro moglie dandola in pasto ad altri? C'entra perché se questa è la prospettiva o la non prospettiva filosofica, etica e morale, è normale che questi uomini si rifugino in questo tipo di fantasie. Non è normale nel senso che è giusto, è normale nel senso che probabilisticamente succederà. Infatti succede, perché si è andati a prendere un sito, ma su Telegram c'è di tutto. E poi non c'è solo l'Italia, c'è tutto il mondo. In tutto il mondo succedono queste cose. Il marito di Giselle Perico ha deciso a un certo punto che a lui non gli bastava più condividere le foto, voleva passare al livello superiore. E queste cose stanno succedendo adesso e costantemente. E perché succedono? Perché nessuno lo può dire con certezza, ma secondo me succedono perché sempre più uomini si trovano in una condizione in cui la loro esistenza, soprattutto dal punto di vista relazionale e sessuale, gli pare completamente vacua. Questa vacuità dipende anche un po' dalla vita che conducono questi uomini. Io non mi voglio dilungare perché non è l'argomento di oggi, e realmente già mi sono dilungato. Ma che vita conducono molti uomini del presente, sottoscritto incluso? È una vita di incertezze totali, una vita in cui a moltissimo lavoro e a moltissimo impegno corrispondono pochissimi risultati. Quasi tutti quelli della mia generazione, per non parlare di quella dopo, lo sanno che non avranno mai una casa e una famiglia e niente del genere. Lo sanno che il loro lavoro è quello che gli inglesi chiamano droning, cioè un andare avanti automatico che non significa niente. Noi siamo, se Marx fosse vivo oggi, veramente dovrebbe cambiare il significato del termine alienazione, perché troverebbe degli alienati a un livello che non aveva neanche mai potuto immaginare, probabilmente. E dunque che fanno questi alienati? Quando sentono che la loro vita sessuale non ha senso e sono costantemente bombardati di immagini di corpi e di una libertà a cui non possono partecipare, cominciano a sviluppare tutta una serie di parafilie, perché poi va bene, il tribunale gli darà una condanna e qui ci siamo, però poi bisognerebbe andare anche a capire che cos'è questa parafilia che è venuta a questi uomini così in massa, perché stiamo parlando comunque di un comportamento deviante, anche nei nostri standard ormai super liberi è un comportamento deviante. E perché c'è deviazione così in massa? Deve esserci un motivo psicosociale, che è quello che io ho provato a descrivere, quindi una vacuità dell'esperienza
umana che porta a queste forme di devianza. E poi aggiungiamo, anche se magari sembrerà che io parli sempre delle stesse cose, ma vogliamo renderci conto del fatto che l'Occidente si sta trasformando in un gigantesco postribolo? Una cosa che cioè, avrebbe fatto felice certi imperatori romani probabilmente. Ora noi sappiamo che in questo momento, in realtà lo studio dell'anno scorso, ma penso che non possa essere andato a decrescere, che circa il 2% delle donne americane, cioè 2 donne ogni 100, parliamo di 1,5 milioni, hanno un profilo OnlyFans attivo. Cioè significa che 2 donne su 10, oltre alle loro attività normali, si prostituiscono. Questo significa. Percentuali del genere credo che non si siano raggiunte neanche nell'antica Grecia, cioè una società con la schiavitù. E tutto questo comprare e vendere continuamente il sesso, veramente si vuole credere che non abbia un effetto sugli uomini, specialmente sugli uomini più giovani? Veramente si vuole dire che se uno vive costantemente in un bordello a cielo aperto, questo non influenza la sua visione della donna? E soprattutto, veramente si vuole continuare a dire che va tutto bene fin tanto che la persona dice ok, questo è il mio corpo, io ne faccio l'uso che voglio. Sì, tu ne fai l'uso che vuoi, ma questo ovviamente ha delle conseguenze sulla società. Ha delle conseguenze proprio da un punto di vista rappresentazionale del significato della donna, del ruolo della donna e soprattutto di quello che significa interagire dal punto di vista sessuale con una donna, perché stiamo entrando in un principio cardine in cui non è più trasmettersi delle cose, ma è comprare e vendere. E dove c'è compravendita, guarda, stiamo pur sicuri che ci sarà pirateria e furto. È proprio una regola che non si può evadere. E infatti è quello che sta succedendo, perché molte donne si sono lamentate del fatto che hanno visto il loro fatturato su OnlyFans parzialmente danneggiato da questi contenuti rubati, come dicevamo all'inizio. E quindi a questi uomini che vivono nel presente che cosa si chiede? Si chiede un autocontrollo e un livello di moralità tipo puritano appena sceso dal Mayflower. In un contesto però in cui tutto disincentiva a questo tipo di moralità. Tutto quanto. Il contesto sociale in cui una persona si muove non si può ignorare. Ed è chiaro che la plasma quella persona. Se io voglio una società, se io mi immagino e desidero una società di uomini morali, cioè che si comportano nei confronti delle donne con rispetto, con protezione, con galanteria, allora devo strutturare la mia società in modo che queste cose siano incentivate, cioè che se io mi comporto così ho una forma di ricompensa. Questa è esattamente la cultura. In tutte le società chi aderisce al modello culturale viene ricompensato, chi non aderisce viene rimproverato, esiliato, cacciato, ammazzato. Questo è il principio. Ora, se un uomo si comporta come è prescritto nella società contemporanea, ne ha qualche vantaggio? Assolutamente no, perché questa è una società totalmente individualistica in cui si è perso completamente l'idea che all'impegno corrisponda un risultato o comunque una ricompensa, e quindi è normalissimo che ci sono sempre più devianti, perché il gioco non vale la candela e perché non si può chiedere a una metà della società di avere un comportamento morale e all'altra metà della società di avere un comportamento amorale, non immorale ma amorale, cioè in cui noi non ci facciamo più domande, tutti i comportamenti sono tollerati e nessun comportamento è oggetto di biasimo fintanto che si rispettano le leggi. Gli uomini dovrebbero rispettare tutto un codice morale, addirittura come dicevo all'inizio di vergogna interiorizzata. Le donne solo leggi scritte. Cioè, fin tanto che c'è il consenso puoi fare quello che vuoi e nessuno può giudicare. Ecco, questa è una società che non può funzionare. Questa è una cultura morente, che infatti sta morendo. Perché quando una cultura smette di essere funzionale è il momento in cui si passa a un'altra cultura, molto semplicemente. E infatti, non a caso, e questa è la prossima cosa di cui parliamo, si sta passando decisamente a un'altra cultura, in due modi. Parlando di cultura morente, non è che io con quello che sto dicendo voglio accusare le donne.
Io non ho mai avuto, da quando ho iniziato questo canale, cominciando quindi soprattutto gli argomenti dell'incel e via dicendo, non ho mai avuto il desiderio di accusare le donne. Io in realtà apprezzo moltissimo la parte femminile della società. Io apprezzo moltissimo anche la parte femminile che sento nella mia persona. Io odio gli uomini stereotipati, non li sopporto. Questa è una nota... Questa è una considerazione personale che io volevo dare. Non ho mai tollerato gli uomini che si vantano, mancano di rispetto alle loro partner. È una cosa che detesto. Io penso che le donne siano vittime, esattamente come lo sono gli uomini. Sono vittime di un tessuto sociale, di una costruzione sociale che sta andando sempre di più, come dicevo, e lo ripeto, verso la mercificazione di tutto. Verso non solo la mercificazione del corpo, che non è certo una grande novità, ma la mercificazione proprio dell'esperienza intima del condividere una parte di sé. Come dicevo in un video precedente, il pericolo grosso di OnlyFans non è il contenuto pornografico, perché il contenuto pornografico ce n'è a bizzeffe. Se finisse internet, se domani finisse internet, la gente andrebbe a cercare di nuovo le riviste, le troverebbe. Quindi il problema non è quello. Il problema è la finzione dell'intimità. Ecco, io credo che alle donne sia stato comunicato, o peggio ancora inculcato, che anche questo è un prodotto che si può vendere e comprare. Cioè la parte più profonda di una delle esperienze umane più profonde. Condividere qualcosa di sé. Tramite la sessualità, ecco, lo dico così non vengono dubbi. E quindi c'è una continua spinta a monetizzare se stesse. Quando dico monetizzare non intendo necessariamente in denaro, cioè il 2% di donne americane che si prostituisce con OnlyFans. Intendo anche una monetizzazione della propria immagine che non si fa in cambio di denaro, ma si fa in cambio di visualizzazioni, di visibilità, di commenti e di soddisfazione del proprio ego, piccole soddisfazioni ma continue. Ecco, questo, io non ho certo l'arroganza di rivolgermi alle donne, ma alle donne è stato detto che questo va bene, che è una cosa che possono fare, che non ha ripercussioni, ma le ha invece le ripercussioni, perché a questo si accompagna una rinuncia a certe cose. Per esempio, noi adesso abbiamo un governo che si pregia di essere super conservatore, no? E addirittura con la ministra della famiglia che dice di essere una femminista radicale. Non si sta facendo niente per incentivare le persone a crearsi una famiglia. Non parlo di soldi. Si possono dare tutti i soldi del mondo alle persone, ma le persone comunque non fanno figli, perché se no la Finlandia avrebbe il tasso di fertilità della Nigeria, e non ce l'ha, così come la Svezia, così come la Norvegia, non ce l'hanno quel tasso di fertilità, perché evidentemente non è solo un fatto di soldi. Dico, nessuno ha un tasso di fertilità catastrofico tipo il nostro o quello dei coreani, però davvero, cioè, governo conservatore che non fa niente per incentivare la famiglia, e anzi, come tutti gli altri governi, come tutti i governi dell'Occidente, non fa altro che ripetere un concetto, cioè che queste donne possono fare quello che vogliono continuamente, di fatto senza conseguenze. E questo principio probabilmente ora si dice che dicono loro stesse per una forma per evitare la dissonanza cognitiva, che davvero le sta rendendo felici. Però se date un'occhiata ai numeri delle patologie psichiatriche, delle vendite di psicofarmaci, delle persone che hanno bisogno costantemente di andare in terapia, non per risolvere un problema, non per avere una diagnosi e non per avere del supporto in un momento della propria esistenza o per affrontare un dato problema, ma hanno bisogno della terapia come una forma di supporto per vivere. E perché ne hanno bisogno? Ne hanno bisogno perché evidentemente manca qualcos'altro. E cosa manca? Manca tutto l'orizzonte ideologico, manca, se volete, l'orizzonte religioso, manca un significato profondo dell'esistenza. Il significato profondo dell'esistenza non può essere rimpiazzato con la libertà. La libertà è un valore meraviglioso, ma libertà di cosa? Libertà in quale direzione? Libertà di godersi al massimo questa vita. Ma cos'è questa vita? Se non ha un finale, no? Qualche cosa che orienta le scelte delle persone. Niente, diventiamo esattamente quello che dicevo prima. Dei pezzi di carne agganciati alla vetrina di una macelleria e tutti li guardano, e tutti li giudicano, e li comprano e li vendono, in attesa di diventare loro stessi
tagli di carne. Un'altra obiezione che io mi aspetto è che quello che sto dicendo è una forma di vittimismo maschile. Anche questa è una cosa che si sente spesso, cioè che noi uomini piangiamo anche se in realtà siamo privilegiati. E io non nego assolutamente questo privilegio, però contesto un punto. Quando si parla di vittimismo si dovrebbe precisare che noi potremmo perdere questo ruolo di vittime e tornare al ruolo antico quando vogliamo. E questo è molto semplice. Nel mondo ci sono 8 miliardi di persone, 4 miliardi e 2 sono uomini. Di questi 4 miliardi e 2, almeno la metà, ma probabilmente molti di più, vivono in società in cui il patriarcato vero è in vigore. Quando dico il patriarcato vero, intendo società in cui gli uomini contano tutto e le donne non contano pressoché niente. 2-3 miliardi di persone, di uomini, così a spanne. Tra l'altro 2-3 miliardi di uomini che si riproducono, e si riproducono e viaggiano giustamente ed emigrano piano piano, creano delle società parallele anche in paesi in cui i loro valori non sono al momento accettati. Quindi di che vittimismo parliamo esattamente? Cioè quello che alcuni chiamano vittimismo, altro non è invece che veramente un esempio di civiltà. Un esempio della migliore civiltà mai prodotta su questo pianeta. Cioè è la dimostrazione che noi uomini occidentali, con l'aiuto di un paio di guerre e di qualche centinaio di milioni di morti, ma comunque ci siamo veramente impegnati notevolmente per creare una società equa, giusta, di uguaglianza, in cui le donne giustamente esercitano un ruolo attivo, giustamente esprimono la loro opinione e sono uguali a noi. E questo è stato un grande impegno, e questo è stato un grandissimo passo nella storia dell'umanità. E l'abbiamo fatto noi. E questo non può negarlo nessuno. E nel farlo abbiamo trovato molta gioia. Ci siamo resi conto che le società create con questi principi sono migliori delle altre. Sono più prospere, sono più felici, sono più giuste, è meglio viverci rispetto che vivere nelle altre. E infatti le persone vengono dalle altre società per vivere nella nostra. Anche se poi probabilmente la stravolgerebbero e la stravolgeranno al momento giusto, ma comunque vengono a vivere nella nostra società. Però qualsiasi cultura, come dicevo prima, ha bisogno di un sistema di ricompense, ha bisogno di un orizzonte morale, ha bisogno di una forma di guida ideologica. Se continuiamo a tirare la corda, e mi pare che la corda sia stata tirata anche fin troppo ormai, la corda si spezza e c'è il forte, concreto rischio che torniamo a una configurazione precedente, o da soli o aiutati da una parte di quei 2 miliardi e mezzo, 3 miliardi di uomini che invece non hanno mai fatto il nostro passaggio. In ultimo, io ho parlato della terapia in termini negativi. Chiaramente, visto il lavoro che faccio, io non posso certo parlare di psicologia clinica in termini negativi, anzi, ancora. La psicologia clinica e il desiderio di capire il funzionamento della mente delle persone e di aiutare le persone senza giudicarle quando hanno dei disturbi o quando magari non hanno dei disturbi acclarati ma comunque non vivono bene, è un traguardo straordinario della società occidentale ed è una cosa meravigliosa che veramente dovremmo tenere il maggiore riguardo. Il problema però è che questo non deve diventare uno strumento di controllo ennesimo, soprattutto degli uomini, cioè non si dovrebbe usare l'espressione vai in terapia come vai a riprogrammarti per tornare buono. Esattamente allo stesso modo non si dovrebbe pensare di utilizzare la cosiddetta educazione sentimentale a scuola, per esempio, per riprogrammare i ragazzini, senza dargli un orizzonte ideologico, culturale, religioso e sociale, cioè imporgli una serie di norme. 4 gambe buono, 2 gambe cattivo. Tutti gli esseri umani sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri, cioè cos'è praticamente la classe di propaganda, la classe di indottrinamento, è esattamente quello il pericolo di entrambe queste cose.
non fosse altro perché, dico, il nostro presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi non lo trova particolarmente strano, anzi lo trova una risorsa, ma l'84% di psicologhe donne? Veramente? Cioè non è avvertito come un problema. Vabbè, se fosse al contrario, io mi limito a dire se fosse al contrario. Per non parlare del corpo insegnanti della scuola, soprattutto delle scuole primarie, il maestro praticamente è scomparso. Cioè, come si pretende che questi giovani uomini crescano e diventino uomini adulti funzionali se nella loro vita i ruoli maschili non ci sono più, praticamente? Non c'è più il maestro, i professori sì, ce n'è qualcuno ancora che tiene duro, sono con voi. Il prete non ne parliamo, dico, io non sono cattolico, ma il prete poteva essere una figura di riferimento? No, neanche quello. La maschilità è tutta demandata a una ricerca personale, ricerca che nella maggior parte dei casi, o comunque spesso, dove ti porta? Ti porta da Andrew Tate, ok? Quindi nel tentativo di scardinare la maschilità tossica li avete portati da Andrew Tate. Bel lavoro. Quindi, in conclusione, per concludere questo video, che io avevo pensato anche di fare questo video senza musica, no? Perché, come diceva Peter, tutta questa faccenda mi fa girare parecchio gli ingranaggi, ma invece penso che la musica gliela metterò e cercherò di tenerlo un po' più leggero, anche se purtroppo dovrò mettere il faccione di Tommasi a metà del video, cosa che non mi fa impazzire. Cosa volevo dire? Volevo dire poche cose, spero non poche cose ma confuse, spero poche cose chiare. La prima cosa semplicissima, e questi sono la mia sezione dei consigli per chi mi sta guardando, prima di tutto, più semplice di tutti, se non hai fatto niente, non hai fatto niente di male, non hai commesso reati, non hai fatto oltraggio alla pubblica morale, ma sei un uomo, non ti sentire in colpa. Semplice. Se qualcuno viene da te oppure ti appare sul tuo schermo e ti dice di sentirti in colpa, o comunque di sentirti in difetto, ignoralo, ha un'agenda, vuole fare qualcosa. Nel migliore dei casi, dico nel migliore perché mi piace pensare che gli esseri umani siano un po' più di accaparratori seriali, ha un'agenda politica, nel senso vuole qualcosa da un punto di vista di influenza ideologica. Nel peggiore dei casi vuole farsi 2 euro con le tue visualizzazioni, tu non gliele dare nessuna delle due. Molto semplice. Se non hai fatto niente, nessuna vergogna. Secondo, questi comportamenti degenerati, queste parafilie che si stanno moltiplicando e poi che probabilmente ne usciranno tante altre perché internet, a volerlo guardare con occhio clinico, è un coacervo di parafilie e forse non potrebbe che essere così. Sono il risultato di qualcosa, non nascono in un vuoto, non nascono dal cosiddetto patriarcato, nascono da una mancanza di orizzonti ideologici, da una mancanza di orizzonti morali e soprattutto da una cultura che non sta più dando peso a cose che hanno importanza e apparentemente non sta dando più peso a niente se non all'accaparramento di beni e di persone viste come beni. Quindi se si vuole modificare questo stato delle cose bisognerebbe modificare la cultura, comunque cambiarla radicalmente, cosa che tra l'altro sarebbe auspicabile, necessario e impellente, ecco. E per concludere, la cosa è questa: se si vuole una società morale, addirittura una società con la morale vittoriana, bisogna costruirla quella società con la morale vittoriana. Bisogna costruirla e bisogna che entrambe le parti della società collaborino più o meno volontariamente per arrivare a quest'unione. Non si può pretendere da una parte una moralità estrema e dall'altra una moralità di totale libertà, se non di non violazione della legge. Non si può. Non si può perché non funziona. Non è umanamente possibile. Ecco, è sovrumano, è oltre i limiti dell'umanità. Se poi nel frattempo si costituisce la superumanità e l'oltreuomo, me lo fate sapere e siamo tutti contenti. Fino ad allora state in salute e cercate di non sentirvi troppo male per cose che non avete fatto. Buona serata.